Le persone possono essere motivate per attaccare la terra piana? Un saluto sincero e grazie di essere su Canal 104 Plus, è il plus che fa la differenza. Informo che sul fornitissimo indice alfabetico potete consultare Antartide, Sole di 24 ore, playlist TFE, insieme alle oltre 3500 voci con video, documenti e audio da scaricare senza alcun abbonamento e senza alcuna iscrizione. Se ancora non l'avete fatto, sono sempre a disposizione in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Per chi crede che siano stati pubblicati solo per fare soldi o chi non se li può permettere, sono consultabili anche gratuitamente attraverso il sito tinelli.eu. SEC, Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, è un'agenzia federale indipendente incaricata per proteggere gli investitori e mantenere mercati equi ed efficienti negli Stati Uniti. Questo video non accusa nessuno, presenta semplicemente il diritto di fare alcune domande grazie alla Costituzione americana. Il proposito è incoraggiare liberi pensatori per perseguire la verità e formare le proprie opinioni basate su ricerche ed analisi indipendenti. Controllo dei broker di FINRA, nome William Duffy, 7 divulgazioni, 9 novembre 2021, accuse, investimenti inadeguati in violazione del dovere fiduciario, importo del danno richiesto $218.926,06, importo dell'accordo $10.100. Non male, si sono accontentati per $10.000. 16 settembre 2022, accuse, negligenza professionale, negligenza per violazioni di legge, raccomandazioni inadeguate, violazione del contratto, violazione del dovere fiduciario, violazione delle leggi e dei regolamenti sui titoli, importo dell'accordo $225.000. Che male! 19 marzo 2024, accuse, violazione del contratto scritto, violazione del dovere fiduciario, mancata supervisione, negligenza e grave negligenza, false dichiarazioni e omissioni, violazioni delle norme FINRA, violazione delle leggi federali sui titoli, violazioni degli atti sui titoli della California e del Colorado, violazione dell'Investment Advisor Act del 1940, violazione del Reg B, importo dei danni ancora in sospeso. Questo potrebbe essere costoso. Questo è stato quando stava pianificando The Final Experiment. 6 giugno 2024, accuse, violazioni delle leggi federali sui titoli, violazioni del Colorado Securities Act, violazione di contratto, frode di common law, violazione del dovere fiduciario, negligenza e grave negligenza. Importo del danno richiesto $135.000. Un altro colpo alla sua reputazione e al suo portafoglio. The Final Experiment è sotto pressione e queste nuove accuse non sembrano preoccuparlo affatto. 11 giugno 2024, accuse, investimenti inadatti, violazioni delle leggi federali sui titoli, frode nell'offerta o nella vendita di titoli, frode in relazione all'acquisto o alla vendita di titoli, violazioni del Colorado Securities Act, violazione del California Securities Act, pratiche commerciali sleali, illegali e fraudolente in California, false dichiarazioni e omissioni di fatti sostanziali, violazione del contratto, frode di common law, violazione del dovere fiduciario, negligenza e grave negligenza. Importo del danno richiesto $360.000. Wow, solo 5 giorni dopo viene bastonato con un'altra grossa multa e l'unica cosa che gli importa è The Final Experiment. 17 ottobre 2024, accuse, rescissione, violazione del contratto scritto, violazione del dovere fiduciario di non aver agito nel migliore interesse dei ricorrenti, negligenza e grave negligenza, false dichiarazioni e omissioni, violazioni delle norme FINRA, violazione delle leggi federali sui titoli, violazione del Colorado Securities Act e violazione del regolamento B. Importo del danno richiesto $120.000. Solo 3 mesi prima di The Final Experiment viene colpito da un'altra causa con una multa enorme, ma questo non lo rallenta. 23 gennaio 2025, accuse. Violazioni delle leggi federali sui titoli, frode nell'offerta o nella vendita di titoli, frode in relazione all'acquisto o alla vendita di titoli, violazioni delle leggi sui titoli della California, raccomandazioni non idonee, dichiarazioni errate e omissioni di fatti sostanziali, pratiche commerciali sleali, illegali e fraudolente della California, violazione delle leggi sugli abusi finanziari degli anziani della California, violazione del Securities Act di Washington,
violazione del Consumer Protection Act di Washington, violazione del Colorado Securities Act, violazione del Colorado Consumer Protection Act, violazione del contratto, common law frode, violazione del dovere fiduciario, negligenza e grave negligenza, dicembre 2019. Importo dei danni richiesto ancora in sospeso. Ora, dopo che The Final Experiment è finito, viene colpito da alcune cause legali più grandi. Eppure Willie Duffy non si è tirato indietro per iniziare a prendersi cura della sua vita. Sta raddoppiando con altre false dicotomie e altre menzogne. Dopo aver appreso tutto questo, Willie Duffy vi sembra un uomo onesto? Sta affrontando accuse da un numero sempre crescente di vittime, ha già accettato di pagare i danni e potrebbe dover pagare più di $1 milione di multe per molteplici violazioni della SEC. Reati che potrebbero persino portarlo in prigione. Eppure, invece di concentrarsi per evitarla, la sua unica preoccupazione è risolvere la tematica tra la terra piana e la terra sferica. Ha senso? Nessun'altra persona nella sua posizione farebbe tutto il possibile per evitare la prigione. È molto più probabile che abbia un secondo fine. Forse questo dibattito serve come merce di scambio per coloro che sono al potere e hanno un interesse personale nel mantenere in vita la ridicola ipotesi eliocentrica. Niente di tutto questo torna, a meno che non ci sia una forte motivazione in gioco, quando si tratta di rovina finanziaria, di minaccia di una lunga pena definitiva o altre forme di persuasione per promuovere una falsa narrazione. Privare qualcuno della sua ricchezza e libertà è un modo convincente per garantire la conformità. L'ipotesi eliocentrica è stata sfatata più e più volte. L'unica difesa del modello del globo si basa su miti antichi, trucchi matematici, narrazioni fantasy e veri e propri inganni. Se si sostiene che il movimento del Sole determina la forma della Terra, si deve anche credere in un oggetto che sfida palesemente le leggi naturali. Come accettiamo che elio e idrogeno possano esistere nel vuoto dello spazio dove, anziché espandersi violentemente, collassano magicamente in una palla di fuoco gravitazionale che brucia 640 miliardi di tonnellate di carburante al giorno per miliardi di anni senza mai restringersi? La cosiddetta gravità è presumibilmente abbastanza forte da trattenere Plutone, ma in qualche modo ignora la nostra Luna. Tra le innumerevoli altre contraddizioni di questa elaborata fantasia, la legge sui gas naturali mostra che il gas riempie violentemente lo spazio disponibile quando non è contenuto, tranne nell'ipotesi eliocentrica. La domanda che devi porti è: quanto elio e idrogeno ti servono nello spazio per collassare su se stesso e quindi creare un vuoto impossibile che la natura aborrisce? Lascia che ti dia la risposta con le parole dei Monty Python. Oh sì, quanto? Molto. La Terra è piana, è stato compreso da sempre nella storia. L'inganno del globo è una prigione mentale progettata per impedirti di scoprire la verità ed elevare la tua coscienza. L'esperimento fallito TFE è stato creato per sopprimere la conoscenza della Terra piana, ma i loro sforzi ci stanno solo rendendo più forti. I nostri numeri sono troppo grandi perché possano mettere a tacere la verità. Impara a diffondere la verità della Terra piana e rifiuta le menzogne del culto del globo.